Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche per l'inverno e abbiamo la carta del carro. Quando c'è la carta del carro si parla di prendere una decisione, di prendere una direzione. Può far riferimento a dei viaggi, anche a dei trasferimenti, però è una carta che comunque parla di un movimento, che sia fisico, che sia mentale, nel senso che si effettua una decisione, è un movimento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email, nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui, e trovate anche il link al corso di tarocchi del 2024. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie generali. Prima andrò a vedere carta per carta e dopo andiamo a vedere settore per settore, quindi famiglia, amore, lavoro. Allora ragazzi, partiamo con un 2 di spade, la carta del matto, un fante di coppe, 8 di pentacoli, 3 di bastoni e 6 di spade. Allora ragazzi, partiamo con questo 2 di spade. 2 di spade è una carta che ci parla di una certa nebbia, mi viene da dire, tra i vostri pensieri. È una carta che parla di conflitti, possono essere conflitti interni, ho come l'idea che potrebbero essere dei conflitti tra quello che è, diciamo, da un lato quello che sente il vostro cuore, quello che sente la vostra anima, mentre dall'altro c'è quello che si dovrebbe fare nella società. Però lo andiamo a vedere poi dopo con i mini tarocchi. Abbiamo anche la carta del matto. È una carta di nuovi inizi, è una carta di nuove avventure, una carta anche di bambini, ragazzi. Non vedo tanto questo riferimento, ma magari per qualcuno risuona. E poi abbiamo questo fante di coppe, guardate, si è girato così adesso a caso un altro fante di coppe, che parla di un'energia molto fresca e entusiasta. Vi dirò che se siete single, questo è uno spoiler, potrebbe essere una persona nuova. Adesso andiamo a vedere carta per carta, partiamo dal 2 di spade. Giustizia contro i conflitti. Ah, guardate, potrebbe essere che qualcuno qui ha come un conflitto interno per quello che riguarda la giustizia o qualche ingiustizia che si vede intorno a sé. È interessante perché avete un 2 di bastoni e qui avete un 3 di bastoni. C'è qualcosa da regolarizzare, ragazzi. Andiamo a vedere questo matto. Fante di pentacoli e 10 di spade. Allora, qui abbiamo una carta di chiusura ciclo e una carta di inizio ciclo. È come se ci fosse un nuovo, sì, un nuovo inizio di tipo concreto, un qualche cosa che sta nascendo nell'inverno. Potrebbe essere un lavoro, potrebbe essere il fatto che, per esempio, iniziate un corso di aggiornamento piuttosto che un nuovo corso. È come dare una ventata fresca un po', no? Con questa novità. Andiamo a vedere il fante di coppe, carro e 4 di spade. Oh, che interessante. 4 di spade è una carta di guarigione, ragazzi. Ho come l'idea che qualcuno si muoverà verso un territorio più tranquillo, dove si può stare
diciamo, in pace, in serenità, dove ci si può occupare di guarire tutto quello che è lo stato psicofisico. Mi viene da dire un po' questo conflitto interno che avete col due di spade, eh. Qui c'è qualche tipo di ingiustizia, secondo me. Ma l'ingiustizia non la vivrete nel 2024. L'ingiustizia o l'avete già vissuta o è proprio un tema ricorrente della vostra vita. Magari siete avvocati, non lo so, e lottate contro le ingiustizie. Allora, andiamo a vedere questo 8 di pentacoli. Re di pentacoli, 2 di coppe e cavaliere di bastoni. È una carta di lavoro, l'8 di pentacoli, ragazzi, quindi devo dire che il lavoro non mancherà. Adesso poi lo vado a vedere meglio nello specifico, però vista così diciamo che potrebbe essere un momento, questo dell'inverno, particolarmente dedito al lavoro, agli accordi, al muoversi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. 4 di bastoni. Allora, 4 di bastoni, cavaliere di pentacoli e 6 di bastoni. Allora, devo dire ragazzi che i progetti, perché qui avete 2, 3, 4 di bastoni, i progetti per il futuro non mancano. Anzi, direi che nel prossimo inverno inizierete già a concretizzare questi progetti. Però terminiamo con un 6 di spade che è di nuovo una carta di allontanamento. È come se aveste bisogno prima di curare qualche tipo di ferita, può essere qualche ingiustizia, può essere che abbiate bisogno di lasciarvi indietro certe credenze, muovervi dalle idee anteriori. Andiamo a vedere questo 6 di spade. Wow, 6 di pentacoli e 6 di spade nuovamente. Allora ragazzi, per qualcuno sì o sì in quest'inverno ci sarà un trasloco, un movimento, uno spostamento, un cambio di casa, un cambio proprio di residenza. Perché comunque ho diverse carte che mi dicono questo. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Quindi cominciamo da chi è in coppia. Allora, per chi è in coppia, vi devo dire che, allora, per qualcuno sento come se si iniziasse un percorso terapeutico di coppia. Se non è un percorso terapeutico, è un hobby ricreativo, un qualche cosa che unisce la coppia da fare insieme, insomma. Come se ci fosse questo nuovo inizio, questo, sì, questo nuovo hobby, questa nuova avventura insieme, possiamo dire, ok? Devo dire che ci potrebbero essere anche dei viaggi, non nascondo che potrebbe esserci proprio il partecipare a un corso di tipo spirituale in coppia, ok? C'è tanto entusiasmo comunque, eh. Se foste single, vi dico che avete questo fante di coppe, quindi potrebbe entrare qualcuno durante quest'inverno. Magari lo conoscete durante un viaggio, durante uno spostamento. O magari, ragazzi, lo conoscete dal meccanico. Vi dico che potrebbe essere che qualcuno abbia problemi con la macchina o semplicemente per un momento di controllo alla macchina e mi viene fuori questa cosa, quindi io ve la dico. So che sono messaggi molto molto specifici, ovviamente non risuonano a tutti, però voi prendetelo così com'è. Però se poi succede me lo dovete scrivere nei commenti, mi raccomando. Ok, andiamo a vedere per quello che riguarda la famiglia. Allora, qui ragazzi devo dire che c'è bisogno di fare un po' di pulizia, nel senso che anche qui c'è bisogno di lasciarsi indietro certe questioni che ormai sono legate al passato, che ormai sono superate. Devo dire, mi viene questa cosa da dirvi, a un certo punto della nostra vita
si arriva a dover smontare i genitori. Cioè nel senso che fino ad una certa età li si vede come... li si mette sul piedistallo, come per dire che loro sono infallibili, che insomma da una certa età in poi, ehm, invece che magari essere arrabbiati, no, con loro perché non sono stati i genitori che noi avremmo voluto, bisogna fare un pochettino quel lavoro di dire, ok, però è una persona come me, è umana, ha i suoi limiti, ha le sue paure e sicuramente certi atteggiamenti, certe cose le ha fatte perché in quel momento, nel momento in cui ha effettuato la scelta, il suo livello di consapevolezza gli diceva che era una scelta giusta. Ok, quindi tipo smontare quest'idea che abbiamo dei nostri genitori e ridimensionarli a umano, no? Cioè capire che anche loro hanno le loro sofferenze, le loro... non so, c'è un po' come questo lavoro, devo dire, per quello che riguarda la famiglia. Per qualcuno si potrebbe trattare di qualche nuovo progetto, di qualche nuova nascita. Potrebbe essere un fratello. Per quello che riguarda, diciamo un po' la vostra evoluzione, se vogliamo dire così, ehm, qui ho come l'idea che appunto dobbiate allontanarvi da certi pensieri. Io ho anche la sensazione che qualcuno vorrebbe di più, però è come, cioè, quando io sono convinto di qualcosa, sento che non vibra con me, va bene, però oltre a sentire che non vibra con me, avrei anche bisogno di capire come fare per modificare la cosa in modo che vibri con me. E qui c'è la necessità di staccarsi da certe idee limitanti, da certe credenze limitanti, ok? Passiamo al lavoro. Allora, come vi dicevo prima, avete un 8 di pentacoli, quindi lavoro ce ne sarà. Se siete disoccupati, arriva un lavoro, arriva un accordo. Può essere che vi dobbiate spostare da dove siete, o può essere che sia un lavoro dove ci sia da muoversi, per esempio, non lo so, chi fa le consegne piuttosto che i rappresentanti, o qualche supervisore che si deve spostare da una sede all'altra. C'è del movimento comunque da fare, vi ricordo che qua avete il carro, quindi può anche parlare di un trasferimento. Ci sono nuovi accordi commerciali, nel caso siate autonomi, e devo dire che ci sono anche dei contratti che sì, mm, insomma, possono essere dei buoni contratti, ma ripeto, li vedo lontani da casa vostra. Lontano può essere col carro soprattutto da un punto di vista fisico, la lontananza, la distanza. Però magari per qualcuno è una distanza nel senso che magari sono quei clienti che si vedono irraggiungibili o cose del genere. Però con il carro che vi dice date una direzione, puntate l'obiettivo e andate avanti, prendete in mano le redini della situazione, vedrete che poi arriverete a questo 6 di pentacoli, ok? Che è una carta proprio di contratti, di abbondanza economica, di generosità, di scambi equi. Se siete dipendenti, ragazzi, ecco, allora qui arriva un po' di pepe. Nel senso che se siete dipendenti, vedo come potrebbe esserci, soprattutto se siete single, una nuova conoscenza, qualcuno che vi solletica un po' la chimica, ok? Il secondo chakra per capirci. Fatemi sapere perché potrebbe essere un incontro molto interessante. Vi dico, può essere che quest'inverno ehm, allora, o qualcuno ha, soprattutto se siete autonomi, degli ingressi inferiori a quello che ci si aspetta, ma tutto sommato non va male, nel senso la vostra stabilità la mantenete. Oppure potrebbe esserci, per esempio nel caso di lavori dipendenti, ehm, meno guadagno di quello che voi vi aspettate. Vi dico, in tutti i casi il lato economico non esplode di salute, però è stabile, ok? Quindi
non ci sono, anzi c'è la possibilità di pensare a dei progetti, voglio dire. La stabilità economica c'è. Vi dico, potreste guadagnare di più, ma io ho anche la sensazione che qui bisogna allontanarsi o dal proprio settore di lavoro, ragazzi, o dalla propria zona geografica di lavoro, o semplicemente cambiare azienda, cioè perché qua parla proprio di un andare verso territori più tranquilli. Magari avete un prodotto nuovo da proporre e qua vi dicono proprio di spostarvi tanto a livello geografico perché riuscirete a trovare degli accordi commerciali interessanti. Ok, andiamo a vedere un koan, un messaggio di meditazione buddista. Wow, l'acqua è un'essenza. Diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. Cambierei la parola acqua con la parola energia. La parola energia, scusate, l'energia è un'essenza. Diventa latte se la beve la mucca, diventa amore, ok? O veleno se la beve un serpente. Quindi si tratta di come assumete l'energia, di come assumete i cambi. Se, qui non sento tanto che voi siate in fase negativa, però sì che siete in fase di guarigione. Quindi dipendendo da chi beve questa acqua o questa energia o la notizia, ok? Può essere che la notizia poi si trasformi o in qualcosa di bello o in qualcosa di brutto in base a chi la comunica. Andiamo a vedere ancora un oracolo dei guerrieri di luce, meditazione. Qui ragazzi sostanzialmente vi dice di prendervi il tempo che vi serve e qui avete il 4 di spade che è proprio una carta di ritiro spirituale e vi dice di prendervi un momento per connettervi con la fonte. È come se avessi bisogno di entrare in connessione con la parte più interna di voi stessi e con la parte anche più elevata, quindi, di voi stessi. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato insomma degli spunti. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!